piacere, vabbè, l'avete visto in agenda, Giulia Gasparini, una grandissima professionista del nostro settore, per me è un ex collega e un'amica e che ci racconterà più in profondità dal punto di vista di AWS rispetto ai AI. Ti lascio. Grazie mille, buongiorno a tutti. Mi metto qui sul viola perché sennò faccio l'effetto camaleonte, non sapevo del colore, però insomma, diciamo, noi donne abbiamo questo vantaggio di poterci vestire non necessariamente di nero e quindi oggi ne ho approfittato. Buongiorno a tutti, diceva prima Mauro, è un momento storico importantissimo, siamo sicuramente all'alba di una nuova era, l'era della generative AI. Un'era di cambiamenti che spesso vanno molto più veloce di quanto noi stessi siamo in grado di percepire, ma sicuramente cambiamenti che stanno modificando in maniera definitiva, in gran parte, il modo in cui noi lavoriamo, operiamo, viviamo, ma soprattutto innoviamo. I dati e i numeri sono veramente sorprendenti. Prima Mauro vi ha dato dei numeri a livello worldwide, ci tengo invece a definire, a darvi qualche numero relativamente alla situazione italiana. Da una ricerca che AWS ha commissionato lo scorso anno da Strand Partners, il 30% delle aziende italiane sta già attivamente usando in produzione soluzioni di intelligenza artificiale generativa, con una crescita anno su anno del 30%. Questi numeri sono decisamente importanti, ma se noi li misuriamo con quella che è la media europea, vediamo che dobbiamo comunque ancora accelerare. E questo perché le imprese italiane operano ovviamente su un mercato globale ed è evidente che fuori dal vecchio continente l'utilizzo di queste tecnologie è già decisamente massivo. Quindi se vogliamo rimanere competitivi, e cercheremo di spiegarvi perché questa è una tecnologia che aiuta il business e lo accelera, dobbiamo necessariamente accelerare nella fase di adozione di queste tecnologie. Dalla stessa ricerca si evince infatti che il 64% delle aziende che oggi hanno queste soluzioni in produzione ha riportato un aumento, quindi un miglioramento nella produttività. Il 41% ha già riportato dei miglioramenti nella cosiddetta customer experience, o nell'ingaggio con i propri clienti. Ma è soprattutto l'ultimo dato che ci deve fare rizzare le orecchie. La quasi totalità di queste imprese ha già riportato un aumento dei ricavi e quindi ha una evidente correlazione l'utilizzo di queste tecnologie con un'accelerazione del proprio business. Quindi, a maggior ragione dobbiamo capire, se ancora non lo stiamo facendo, che cosa ci manca per poterlo fare. Come vi diceva Mauro, ci conosciamo da tanti anni, questo è il mio 31esimo anno nell'IT, ahimè, e devo dire che ogni volta, lavorando per grandi imprese multinazionali, mi è toccato dover spiegare perché l'Italia fosse diversa da tutti gli altri paesi che all'interno delle grandissime multinazionali operano, soprattutto nel mondo enterprise. E una delle cose che però mi aiutava a non dover sempre difendermi, no? Dicendo non abbiamo le grandi aziende, effettivamente noi siamo piccolini, un po' questo sindrome a volte del Calimero che noi abbiamo, era invece fare leva su una nostra unicità. Ciò che rende veramente unica l'Italia nel mondo è la sua, diciamo, il concetto di Made in Italy, ma soprattutto la modalità con la quale noi portiamo l'innovazione, prodotti e servizi sempre caratterizzati da questo elemento che ci viene riconosciuto in tutto il mondo, che sia lusso, che sia meccanica di precisione, che sia design, che sia agroalimentare, che è quello del genio italiano. Quindi è evidente che se noi pensiamo a come siamo fatti, alle 6 milioni di piccole imprese, a quanto effettivamente oggi questo sia il tessuto sociale del nostro Paese, e pensiamo ai dati che ho detto prima, cioè quanto effettivamente questa tecnologia sia dirimente rispetto all'aumento del business, dovremmo dirci, ma poi allora noi come facciamo? Facciamo che se cominciamo a pensare a che cosa effettivamente ha caratterizzato l'impresa italiana e quindi questo meraviglioso Made in Italy, 3 sono gli elementi che noi consideriamo fondamentali. I primi gli strumenti che le aziende utilizzano ogni giorno, tendenzialmente affinati e raffinati nel corso di decenni di attività, spesso
creata dal fondatore e portata avanti dalle generazioni. La seconda è sicuramente l'esperienza che queste imprese hanno fatto appunto dalla loro fondazione, e quindi questo know-how che si tramanda e che ovviamente è stato potenziato dall'utilizzo della meccanica e da tutte le tecnologie che fino ad ora sono state messe a disposizione delle imprese. Ultima ma non ultima, ovviamente, la capacità delle persone, cioè il cosiddetto genio italiano. Oggi, nel mondo nuovo, no? In questa nuova era, come effettivamente tutti questi strumenti e questi 3 pillar possono beneficiare da questa evoluzione. Noi riteniamo che questi 3 pillar si possano unificare, no? Possano unirsi e essere riletti con la lente delle nuove tecnologie. Oggi all'interno degli strumenti l'imprenditore può sicuramente mettere il cloud. Se c'è una cosa che il cloud ha fatto è democratizzare l'accesso alle tecnologie. Oggi un'azienda da migliaia e migliaia di dipendenti, un'azienda da 10 dipendenti può accedere alla stessa tipologia di servizio, perché con un modello a puro consumo, quindi di pay as you go come quello che forniamo noi, l'azienda paga per quello che effettivamente consuma e utilizza e non deve mobilizzare investimenti. I dati sono elementi fondamentali oggi per qualunque imprenditore per poter prendere delle decisioni, esaminare le serie storiche di tutto quello che l'impresa ha fatto nel corso di tutti questi anni di attività, in alcuni casi anche secoli, e avere la possibilità di prendere delle decisioni molto più informate, molto più consapevoli. Le persone restano centrali ed è il reskill e la continua competenza che noi dobbiamo passare a queste persone. Mauro prima citava lo Shadow IT, che noi tutti conosciamo, ma lo Shadow IT nel mondo della Gen AI è molto pericoloso. Quindi noi dobbiamo riuscire a dare alle persone, non solo a quelle dell'IT, conoscenza e consapevolezza dell'utilizzo di questi strumenti, affinché loro non utilizzino in azienda gli strumenti che utilizzano già e che utilizziamo tutti nella nostra vita personale e che quindi siamo abituati a utilizzare a casa nostra ogni giorno. Quindi l'intelligenza artificiale amplifica il potenziale perché impara dalle vostre unicità e quindi riesce a rendere il vostro business ancora più efficace, vi aiuta a costruire nuovi servizi, ad arrivare ai vostri clienti in una maniera più ampia e probabilmente anche ad essere più precisi, più predittivi, utilizzare quindi tutte queste esperienze, questi dati come elementi di acceleratori del business. Tutto bello fin qui. Peccato che la gran parte dei data officer o comunque delle persone che oggi si occupano di dati all'interno delle imprese ci dicono che le loro infrastrutture dati non sono proprio così pronte. Da un'ulteriore ricerca che abbiamo fatto, la valutazione che questi stessi operatori danno delle loro infrastrutture dati è, se va bene, appena sufficiente, ma molti di questi ritengono che non lo sia. Cosa significa questo? Significa che c'è tanto lavoro da fare, perché il dato deve essere un dato non solo che io raccolgo, ma deve essere classificato, deve essere pulito, devo sapere a che tipologia di servizio o di decisione io lo devo imputare. E quindi le aziende e quindi le partnership come quella di AWS e Commvault vi aiutano perché? Perché vi mettono a disposizione infrastrutture, servizi e soprattutto layer di protezione che vi permettono di creare data lake e data platform attraverso le quali poi effettivamente inseriamo input ma soprattutto generiamo output che siano effettivamente quelli che ci servono. Poi è chiaro, perché come dicevo, tante cose succedono ai dati, tante le generiamo noi perché spesso non siamo in grado di creare o di dare ai nostri utenti dei dati che siano effettivamente utilizzabili, ma spesso ci sono anche tante cose che avvengono dall'esterno e che quindi vanno oltre quelle che potrebbero essere delle
incidenti come quello e per esempio delle cancellazioni involontarie. Quindi c'è l'errore umano, ma ci sono, come diceva Mauro, gli attacchi dall'esterno. Questo è un esempio che portiamo, un esempio in ambito retail, però in realtà quello che ci fa vedere è il famoso paradigma del garbage in, garbage out. Se io inizio a inserire all'interno di un data lake dati corrotti, non puliti, non classificati o comunque non ben identificati all'interno della data platform che diamo a disposizione dei nostri utenti, tutti i successivi processi, tutte le successive decisioni che vengono prese attraverso questa errata di imputazione non faranno altro che portare ad un output sbagliato, che in questo caso, come diceva Mauro, quando poi l'agente non è un agente umano, ma è un agentic AI, che quindi deve a questo punto fornire ai vostri clienti, ai nostri clienti, una informazione sbagliata, ahimè, non è la GenAI che non è capace, è l'input che noi diamo alla GenAI che non è stato in grado di dare e di fornire un output. In più, come diceva Mauro, è fondamentale che tutto questo processo che voi vedete, che passa attraverso il big data, l'analytics e tutta una valutazione attraverso il machine learning di quelle che possono essere le prediction e le recommendation che, se i dati fossero puliti, si potrebbero dare per esempio per fare campagne marketing o motion di vendita. Quando è l'agente AI a dover poi dare la risposta finale, abbiamo bisogno che quella entità sia protetta dal punto di vista delle permission, delle azioni che quell'ente deve fare al posto dell'operatore umano. Quindi molto spesso noi in questo momento storico siamo preparati e ci concentriamo sulla punta di questo iceberg e cerchiamo di capire se il modello, se mi viene a dire ma il modello migliore, antropico, OpenAI, nanobanana, ma chissà cosa devo utilizzare. In realtà mi spiace smontare il castello, ma la verità è che se io non ho una foundation, quindi tutto ciò che io non vedo di quell'iceberg preparato, a partire dall'infrastruttura, dalla data platform, dalla security che deve coprire in maniera end-to-end ogni tipologia di processo, come diciamo noi, dall'infrastruttura sovrana fino al layer applicativo, abbiamo poco da discutere su quale sarà il modello più veloce, perché alla fine l'output che quel modello ci darà non sarà comunque qualcosa che noi potremo utilizzare. E non abbiamo oggi del budget da poter buttare via. Quindi quella è la parte finale di un processo che dobbiamo ripensare e dobbiamo continuamente pensare. Questa partnership, come diceva Mauro, non è solo una partnership sales, per quanto essendo entrambi sales, insomma, non ci dispiace, però perché comunque 3 volte al giorno continuiamo a mangiare tutti, ma perché è una partnership importante? Perché chi si occupa, come noi, di infrastruttura e chi fornisce più di 200 servizi in ambito di security, sa che c'è differenza tra la sicurezza del cloud e la sicurezza nel cloud. Quindi ci sono cose che noi sappiamo fare bene, noi non abbiamo 30 anni, ne abbiamo 19, ma sono 19 anni che facciamo solo questo e quindi abbiamo esperienza in quest'ambito, ma sappiamo che le nostre soluzioni devono essere complementate da soluzioni di grandissimi player che fanno solo questo e che pensano e ripensano in continuazione e che lavorano contro il tempo, perché oggi tutto quello di cui stiamo parlando è già sopravanzato da quello che qualcuno si sta inventando dall'altra parte del mondo. Quindi questa agilità, questa velocità e questa scala che noi vi dobbiamo mettere a disposizione è possibile solo se sei un hyperscaler che lavora con aziende in ambito di sicurezza che la pensano esattamente nello stesso modo. Perché quello che oggi i clienti ci chiedono è di non scendere a compromessi tra innovazione e sicurezza, tra capacità di continuamente portare novità e su un'infrastruttura che oggi, come AWS, vanta 39 region in tutto il mondo, ma soprattutto rispetto delle regole, della compliance e delle richieste che ogni singolo paese ci chiede
in base all'industria o al settore nel quale come industria ci troviamo ad operare. Chiudo velocemente perché ho ovviamente un po' sforato. Chi lavora con Amazon conosce il Leadership Principles, ne abbiamo 16, ce n'è uno a cui io sono particolarmente legata perché mi ha sostenuto in questi 31 anni di carriera. Io sono laureata in legge e lavoro in un ambito IT, e quindi se non avessi imparato o se non avessi sempre studiato, non fossi stata curiosa, probabilmente non ce l'avrei mai fatta. Questo elemento credo che, e questo leadership principle oggi risuoni particolarmente bene, non solo nella giornata piovosa di Shift che oggi ci ospita, ma soprattutto nel momento storico in cui ci troviamo ad operare. Perché mai come oggi è necessario studiare, imparare, aprirsi e conoscere ed espandere questa conoscenza fuori dall'IT. Solo se noi porteremo questa conoscenza al di fuori dall'IT e la daremo in mano ai nostri operatori di tutti i settori dell'azienda, riusciremo a creare la vera innovazione, perché l'adozione passa per la conoscenza. Quindi io posso solo augurarvi un'ottima giornata e un'ottima giornata di apprendimento, e ringrazio ancora Mauro e tutto il team di Commvault per l'invito. Grazie mille.